Ciao a tutti, questo è il mio primo video dove voglio parlarvi di un argomento che un po' si discosta dagli argomenti che tratto di solito nei miei video, anche se non troppo. In qualche modo ha un filo conduttore, è un raccordo con gli argomenti che tratto solitamente, che riguardano per la maggior parte la mia nostalgia per gli anni 90. Oggi voglio parlarvi della tecnologia. Ovviamente l'argomento è vastissimo, ci vorrebbero giornate intere per parlare di tutto, ma questo primo video sarà un'anteprima, diciamo un precursore di altri video, se vi piaceranno, in cui andremo a analizzare settore per settore dove è entrata la tecnologia, come è entrata la tecnologia, come ha cambiato le nostre vite e come andrà a cambiare ulteriormente il nostro modo di vivere. Mettetevi dunque comodi e andiamo a vedere insieme il video. Buona visione! È sotto gli occhi di tutti che negli ultimi decenni il mondo, fatto salvo alcune eccezioni, sia cambiato radicalmente. La terra è sempre più popolata, le città sempre più trafficate e sempre più grandi. Molti lavori si sono praticamente estinti e molti altri ne sono nati. Ma c'è una cosa che più di tutte ha segnato questo cambiamento, crescendo alla stessa velocità: la tecnologia. Pensate che in Italia il primo telefono cellulare a comparire fu questo, della Motorola. E come potete ben immaginare, poteva solo telefonare. Arrivò nel 1986. Non parliamo del prezzo, pochissime persone potevano permetterselo. Pensate che 3 anni prima, nel 1983, quando è uscito negli Stati Uniti, veniva venduto a $3.999, circa 10.000 euro attuali. Nei primi anni 90 uscivano parecchie utilitarie che ebbero un gran successo, soprattutto perché accessibili a tutti, ma dove l'optional di serie maggiore che potevi avere era l'airbag del passeggero e l'aria condizionata. Se si desiderava dell'altro si doveva guardare a macchine ben più costose. Le città erano piene di motorini, mezzo di trasporto più ambito utilizzato dagli adolescenti. Erano piene di piccoli negozi al dettaglio e di cabine telefoniche. Ed era molto facile trovare dei gruppi di ragazzi. Eh sì, perché per avere pubbliche relazioni bisognava incontrarsi, vedersi. Fu proprio dalla fine degli anni 90, inizi anni 2000, che la tecnologia ebbe una crescita incredibile, con telefoni sempre più piccoli e sofisticati e dal costo in proporzione molto inferiore ai primi. Le reti internet accessibili a tutti e di conseguenza la possibilità di possedere tutto in PC a casa e con programmi via via sempre più performanti che ci hanno permesso di arrivare al mondo che conosciamo oggi. Ovviamente, per chi è nato dagli anni 2000 in poi e per cui si è trovato a crescere con questa tecnologia, il mondo di oggi lo vive come una cosa sempre esistita. Ma chi ha fatto in tempo a vedere questi primi passi della tecnologia fino a come la conosciamo oggi ne è rimasto sorpreso. Poi ovviamente, come tutte le cose, ci si abitua e ora anche per noi è normale avere un telefono che prendo come esempio perché è il simbolo per eccellenza di questa crescita tecnologica, sia praticamente l'accessorio per eccellenza di ogni singola persona. Al suo interno c'è praticamente la tua vita, rubrica del telefono, ricordi, fotografie, carte di credito, documenti sensibili e che più ne ha più ne metta. La tecnologia si è imposta su tutto, dai trasporti al lavoro, alla medicina, al settore automobilistico. Non riesco a trovare nulla che non sia stato anche solo sfiorato dalla tecnologia. Si può dire che ormai viviamo in perfetta simbiosi con essa, al punto che negli ultimi tempi non si parla d'altro che di intelligenza artificiale, come step successivo alla sua inarrestabile crescita. L'intelligenza artificiale, riassumendola in poche parole, altro non è che la possibilità di un computer di svolgere funzioni ed effettuare ragionamenti tipici della mente umana,
mediante algoritmi che vanno a pescare in un'infinità di dati inseriti dall'uomo, azioni, soluzioni e risposte che permettono alle macchine di mostrare attività intelligente. Ma siamo davvero pronti a tutto questo? Se ci fosse un imprevisto, un guasto, un malfunzionamento, cosa succederebbe? Sia ben chiaro, non sono contro la tecnologia, eh. Io stesso vi sto parlando davanti a una telecamera, davanti a un PC, userò un programma per elaborare un video che tramite la rete internet raggiungerà praticamente ogni parte del mondo, volendo. Per cui ben venga la tecnologia. Solo mi chiedo se forse non ci sia un po' un troppo di tutto, come siamo abituati a fare noi esseri umani. Pensate che, notizia che circola in queste settimane, sembra che dopo il licenziamento di Paolo Maldini da direttore tecnico del Milan, per motivi più che strani, il suo ruolo verrà preso da un software, un programma basato su algoritmi che lo sostituirà. Basta qualità tecniche e caratteristiche comportamentali, quanto un giocatore può incidere in uno spogliatoio, restando al caso Milan pensiamo a Ibrahimovic. Basta. Conteranno solo i numeri, processati da un algoritmo che emozioni e sentimenti in generale non ne prova. Giusto per capirsi, un giocatore, una bandiera del Milan, uno che dal 1984 al 2009 ha giocato solo per il Milan, lasciando la nazionale, con attivo 902 presenze con quella maglia, di cui 647 in Serie A, verrà sostituito da un algoritmo. Va da sé che in questo contesto il fattore umano va a farsi cestinare. A onor di cronaca va detto che in Inghilterra è già stato sperimentato questo nuovo metodo di lavoro in alcune squadre minori e con discreti risultati. Qui in Italia invece, se non ricordo male, ci aveva già provato il Venezia qualche anno fa e non mi sembra sia andata proprio bene. Staremo a vedere. Resta comunque l'interrogativo iniziale. Siamo davvero pronti ad affidare tutto, ma proprio tutto, all'intelligenza artificiale? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E se vi è piaciuto il video mettete un like. Al prossimo video!